Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Aquario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per novembre 2024. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dell'Aquario. Quando c'è la sacerdotessa si parla di vedere al di là delle cose, è colei che vede oltre il velo, oltre diciamo la naturale apparenza. È anche una carta che parla di doti percettive, di doti intuitive. Andiamo avanti a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque trovate sempre tutto nella tendina, apritela, date un'occhiata e poi per eventuali informazioni aggiuntive mi contattate via mail. Bene, allora partiamo con un appeso, un 5 di pentacoli, ruota della fortuna, 10 di spade, la regina di coppe, asso di coppe, eremita, e 3 di bastoni, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi sciolti, dopodiché andrò a vedere i single, non single, le coppie datate, le coppie difficili. Allora, partiamo da questo appeso. È al contrario, quindi mi parla di qualche tipo di sblocco, qualche tipo di movimento. Potrebbe anche essere il fatto che non riusciate a inizio mese ad accettare qualche cosa. Andiamo a vederlo. Eremita nuovamente e matto. Allora, potrebbe esserci come una voglia di iniziare un percorso da soli, di stare un po' da soli. Quando c'è l'eremita si parla o di un viaggio interno, ma essendoci anche il matto potrebbe proprio essere un viaggio esterno. È un po' come il ricercare qualche cosa dentro. Per molti si tratta di perdonarvi, di perdonare il bambino interiore o insomma di fare qualche tipo di lavoro per far star meglio il bambino interiore. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Allora, qui abbiamo un 6 di bastoni, otto di spade e fante di spade.
Qui ragazzi ho la sensazione che potrebbe venire alla luce qualche cosa che prima non vedevate, e in effetti avete anche la sacerdotessa, e con l'otto di spade ho come la sensazione che l'inizio del mese potrebbe essere un po' cupo. mm? L'otto di spade di solito denota una persona che vede tutto negativo, che si sente impotente. Effettivamente partiamo da un appeso, che è una figura che ha le mani legate. Andiamo a vedere la ruota. Perché in questo caso la ruota della fortuna potrebbe parlare di cicli karmici. 4 di bastoni, asso di bastoni e 10 di coppe. Io credo ragazzi che sia proprio qualche cosa che vedrete ma che non vorrete accettare. Andiamo a vedere il 10 di spade. Sei di coppe. Ho come l'impressione che qualcuno, soprattutto se state frequentando una persona da un po' di tempo, che non vogliate ammettere con voi stessi che in realtà il sentimento che voi provate per questa persona è più forte di quello che vorreste. Allora, qui abbiamo una regina di coppe, un re di spade e un 6 di coppe per il 10 di spade. 10 di spade è una carta di fine sofferenza, quindi è come se ci fossero i presupposti di cambiare il vostro stato di sofferenza, qualunque esso sia, sia che il 5 di pentacoli sia una sofferenza dovuta a una carenza economica, una carenza affettiva, una carenza caratteriale, potrebbe anche fare riferimento a una delusione, a qualche cosa che viene scoperto, mi viene da dire, o considerato che avete appunto la sacerdotessa, qualche cosa di cui prenderete consapevolezza. Andiamo a vedere la regina. Allora abbiamo un fante di bastoni e la sacerdotessa. Allora è come se sentiste, percepiste una sorta di differenza a livello di maturità tra voi e l'altra persona. Anche nel caso siate single, vi dico che potreste incontrare una persona molto giovanile, molto gioviale, oppure giovane. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un fante di pentacoli e un re di pentacoli. Di nuovo ho come questa differenza di personalità, piuttosto che di età, piuttosto che di status sociale. Però io non credo che, cioè, è più la vostra testa che di questa, diciamo, differenza crea un problema. In realtà non so se realmente è un problema. Andiamo a vedere l'eremita. Il papa è un 7 di pentacoli. Guardate ragazzi, sento che questa persona vi potrebbe far bene, da tutti si può imparare, anche dai bambini, anche se siete un po' così titubanti, credo che comunque potrebbe nascere una bella relazione ufficiale, in equilibrio, piena d'amore mi viene da dire, perché qui l'asso di coppe ce l'avete, è un nuovo inizio con il cuore. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 7 di coppe. Sì, guardate, sento che a fine mese ci sarà come una sorta di apertura verso una progettualità, verso nuove occasioni di viversi la quotidianità,
avete la sacerdotessa, vedrete nel lungo periodo, è come vedere oltre quello che potrebbe diventare magari in questa situazione o con questa relazione, con questa persona, insomma. Va bene, andiamo a vedere caso per caso. Allora, qua se siete single, ragazzi, devo dire che potrebbe esserci un'avventura, una storia, una nuova conoscenza di qualcuno, però ho come l'idea che siate ancora in una fase di riaggiustamento e non abbiate tanto voglia di buttarvi a capofitto in qualche cosa di nuovo. Mm, è più la mente però che vi blocca che non il cuore, cioè io credo che magari a livello emotivo potreste anche essere pronti, potreste anche aver voglia, ma la mente vi fa tirare un pochettino indietro, perché appunto c'è questo appeso, siete ancora in fase di restyling per molti. Se siete, scusate, se siete single ma avete qualcuno in testa, ehm, allora devo dire che c'è una sorta di movimento in avanti. Qui di nuovo io ho come la sensazione che voi siate i genitori dell'altra persona. Magari può anche essere che l'altra persona sia più grande di voi, che siate voi quelli giovani, più giovani, insomma, però la sensazione è che ci sia come troppo, diciamo così, accudimento e che a livello emotivo vi verrebbe di stare con questa persona, però la mente vi frena, le delusioni vi frenano, soprattutto se una persona che conoscete già, ci potrebbero già essere state delle delusioni, delle cose che verranno a galla o sono già venute a galla per qualcuno e che sono cose che probabilmente non avete ancora digerito bene. Però io qui ho come la sensazione che si tratti con questo re di spade di tagliare quello che non serve più, ok? Il 10 di spade è una carta di fine sofferenza. Ci si avvia appunto alla fine sofferenza. Tenete presente che però la ruota della fortuna è girata al contrario, come se doveste finire di fare questo lavoro di introspezione. Potrebbe venirvi comunque bene una guida in questo mese per capire fin dove è la vostra testa che non va bene e invece quali pensieri sono normali. Perché alle volte quando uno è sempre dentro lo stesso bucle, dentro lo stesso turbinio di pensieri, non riesce ad avere altre prospettive, invece parlare con qualcun altro può aprire la mente. Ok, ragazzi, se siete in coppia, allora, se siete in coppia, devo dire che potrebbe venirvi bene una persona esterna che possa in qualche modo mediare le difficoltà che potrebbero esserci durante il mese di novembre. Vi dico, per tutti e tre i gruppi, quindi single, non single e coppie difficili, relazioni difficili, sento che c'è come un cambio, un'apertura di qualche tipo di discorso o di sentimento. Nello specifico, per quello che riguarda le coppie, ci potrebbe essere come una voglia di riscatto. Ovvero, soprattutto se c'è stata questa delusione di cui vi ho parlato, se c'è stato questo, ehm, sì, questa frustrazione, mi verrebbe da dire. Si tratta di cambiare certe dinamiche di comportamento. Se non sapete come fare, ripeto, potete affidarvi a una guida perché c'è bisogno come di dettare delle leggi, delle regole, ufficializzare per qualcuno anche la relazione e vedo che nel mese di novembre è facile che o vi presentino i genitori, vi presentino gli amici, magari per qualcuno potrebbe anche esserci una proposta di andare a vivere insieme, piuttosto che di insomma fare il passo successivo all'interno della relazione. Non escludo che per qualcuno si potrebbe trattare di un bambino che arriva in modo inaspettato. Se non è un bambino è un progetto. Diciamo che ho come la sensazione che voi siate le persone un po' più
spirituali o un po' più lavorate, diciamo così, a livello interno, mentre l'altra persona sia o giovane o giovanile o immatura, nel senso che non ha ancora elaborato gran parte di sé. E quindi è un po' questa differenza che vi fa rimanere lì. Però, nonostante tutto, devo dire che la fine della lettura promette bene, perché c'è come un sguardo al futuro, un'unione stabile, quotidiana, che si vive nel quotidiano, e che comunque con questo sette di coppe vi apre a parecchie possibilità, a parecchie idee, parecchi sogni anche, mi verrebbe da dire, perché il sette di coppe è una carta di illusioni. Ok, se siete ragazzi in una relazione ma non è ben definita, sento che nel mese di novembre potrebbe arrivare a essere definita. Quindi se fino ad adesso è stata, non lo so, sguardi piuttosto che comunicazioni al telefono che poi vengono lasciate un po' lì in sospeso, non si arriva mai, insomma, a concretizzare. Se c'è stato un qualche cosa che fino ad adesso era incerto, ho come la sensazione che nel mese di novembre anche qui le cose potrebbero cambiare. Devo dire che con questo 10 di spade e il re di spade probabilmente c'è da, come dicevo prima, tagliare con questo atteggiamento troppo accoccoloso, troppo curativo, troppo materno, mi viene da dire. Uomini o donne che siate non importa, la mamma è la parte che accudisce, mentre il papà, l'archetipo del padre, è colui che istruisce dalle regole, ok? Sto parlando per archetipi. Ehm, Questa parte sento che proprio la dovete, come dire, limitare con questa persona, è come se avessi bisogno di farsi le proprie esperienze. Ok, se per caso la vostra relazione non va tanto bene, credo che darete comunque una seconda possibilità alla relazione. Magari metterete paletti diversi, cercherete di vedere le cose da un altro punto di vista, vi applicherete, diciamo, nel creare una nuova dinamica quotidiana con l'altra persona. Se non è quotidiana, una routine, diciamo così, può essere anche settimanale, diciamo per rinvigorire un pochettino la coppia. Per qualcuno potrebbe venir bene un terapeuta di coppia proprio, quindi andare da un terapeuta di coppia a fare delle sessioni dove si parla, cioè dove parlate apertamente dei vostri problemi, insomma, proprio per cercare un punto medio. Però vedo che le cose potrebbero prendere una piega migliore rispetto a come sono adesso, ok? Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi un angelo del cuore. Mm-mm. Abbiamo un'ascia e qui parla di smettere con certi schemi di comportamento, parla di separazione, di abbandono e di trattamento del silenzio, che è una tecnica di manipolazione che usano molto spesso i narcisisti. Cercate silenzio punitivo o metteteci anche narcisisti in mezzo a parola nella ricerca, vedrete che vi vengono fuori una serie di video e vi spiegano come il silenzio viene utilizzato per manipolare, così come anche le urla, così come anche le urla. Chi urla tanto perché manipola. E poi ragazzi, perché la persona non è in grado di sedersi e risolvere la cosa in maniera adulta, ma bisogna sempre "Wah!". E dall'altro canto invece chi usa il silenzio certe volte è perché anche io lo faccio, devo dire, ma non per punire l'altro, in realtà lo faccio per, come dire, sbollire e cercare di vedere le cose. Io come tecnica del silenzio magari non reagisco subito, ok? Mi apparto, cerco di meditare su quello che è successo, mi calmo e poi mi confronto con l'altra persona. E questo ok.
Quando è tecnica manipolativa è perché ci sono giorni di silenzio, settimane di silenzio, e si parla di silenzio anche se vivete insieme, del tipo che la persona non vi rivolge la parola, fa in modo di non incrociare il vostro sguardo, cioè come se vi stesse punendo proprio. Fatemi sapere nei commenti se vi è capitato. Andiamo a vedere ancora un angelo del cuore. Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Amore non corrisposto, non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. È come se voi foste quelli più predisposti nei confronti dell'altro o dell'altra, appunto con questo atteggiamento un po' da mamma, un po' accudente. E probabilmente quello che torna indietro da parte dell'altra persona è affetto, ma non è detto che sia amore. Qui abbiamo amore non corrisposto, uno dei due non prova la stessa cosa che prova l'altro. Guardate, vedendo che siete voi che tirate indietro, potreste anche essere voi e che avete come questo affetto, però vedendo l'altra persona come una persona da accudire non riuscite a vedercela di fianco a voi, cioè a vederla di fianco a voi come un potenziale sostegno, perché appunto è questa persona stessa da sostenere. Il fatto che ci sia la parola fiducia, io qui ho come la sensazione che imparerete, sapete quando all'inizio vi dicevo si può imparare da tutti, anche dai bambini? È come se il navigare questa situazione vi desse la possibilità di vedere oltre, di rendervi conto di certi schemi di comportamento ripetitivi che non cambiano e che invece è il caso di lasciarsi indietro. Avete 2 volte l'eremita, io sento che siete perfettamente in grado di fare questa sorta di autoesame, di autoanalisi da soli. Ragazzi, fatemi sapere il 5 di pentacoli a che cosa fa riferimento, alla delusione o la frustrazione o la sensazione di carenza. Mm? Bene, io spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. I video per gli abbonati sono, i titoli dei video per gli abbonati sono pubblici, vi basterà entrare nelle copertine, nelle playlist con le copertine lilla e lì vedrete i temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!